Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento su 120 secondi. Parleremo oggi di progettazione partecipativa. Allora, prima di far entrare la nostra ospite, ve la presento, Maria Cristina Lavazza, come leggiamo sul suo blog, una designer nel lavoro e nella vita, formatrice, coach e autrice di libri e dal 2015 partner e consulente per UT Lab. Benvenuta Maria Cristina a 120 secondi. Grazie, grazie Fabrizio. Ciao a Piacere tutti. di rivederti e come stavo dicendo ai nostri ascoltatori, stavo leggendo il tuo blog e stavo notando che in un momento come questo, dove in realtà la fanno da padrone parole come tecnologia, intelligenza artificiale, sistemi intelligenti, tu invece parli di persone, di design collaborativo e human-centered design. Ma qual è la relazione, visto che potrebbe sembrare un po' anacronistico? Hai ragione Fabrizio, perché potrebbe suonare un po' naif. Io lavoro in un certo modo facendo un passo indietro, no? Rispetto ai tempi e rispetto a tutto ciò che scorre in maniera molto veloce. La tecnologia è fondamentale, è un elemento chiave per accelerare anche l'innovazione. Ma questa innovazione quale peso specifico deve avere? Ecco, in un certo modo la progettazione che mette al centro le persone e che quindi segue le regole dello human centered design, permette di recuperare quei bisogni primari, fondamentali delle persone e per le quali il nostro progetto, come dire, va avanti, segue il processo. Dobbiamo ripensare in un certo modo quelli che sono gli obiettivi per i quali stiamo progettando. Ecco, lo Human Centered Design e la progettazione partecipativa dice una cosa semplice. Rimettiamo al centro le persone e con persone intendiamo veramente tutti, sia a chi è destinato ma anche chi ci lavora dietro le quinte. Mettiamole al centro nei loro bisogni, nelle loro aspettative e riniziamo a creare un prodotto, un servizio, perché veramente lo Human Centered Design lo applichi a qualsiasi cosa, che abbia al centro le finalità primarie, che sono appunto quelle dei bisogni delle persone. Quando ti dicevo persone, dicevo anche le persone dietro le quinte, anche tutti quegli stakeholder, quei portatori di interessi che ruotano intorno al progetto. Ecco, questo perché dobbiamo progettare per degli ecosistemi in equilibrio. Se noi andiamo a lavorare solo per il cliente e, come dire, perdiamo di vista chi ci lavora, chi costruisce quel servizio, restituisce quel servizio, rischiamo di creare uno squilibrio. Tutta una questione di balance, quindi di estremo equilibrio, come in un ecosistema naturale, in cui noi dobbiamo far sì che le persone anche dietro le quinte vivano delle esperienze positive, che il lavoro sia semplice, concreto, pratico e che in un certo modo li renda felici. Ecco, solo attraverso questo processo complesso, immagina un ecosistema, riusciamo ad avere delle esperienze positive per tutti e durature sul mercato. Altrimenti rischiamo quegli exploit che durano poco e che vanno a schiantarsi. Maria Cristina, parole bellissime, un pensiero sicuramente che ci serve in un momento come questo, in cui sembriamo essere aggrediti da ogni parte da questa tecnologia. E mi permetto di non aggiungere niente e di lasciare i nostri ascoltatori a meditare un pochino su quello che ci hai detto, che è un qualcosa di molto nuovo, sebbene abbiamo iniziato dicendo che possa sembrare anacronistico. Speriamo di risentirci a breve e di poter continuare questo interessantissimo argomento. Un grazie ancora e buon lavoro. Grazie Fabrizio, allora un buon design a tutti, ma centrato sulle persone. A Grazie, presto. grazie.